Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Quel bastardo mi ha lasciato da solo qua a bollire nel caldo ed è andato in Trentino a funghi e li ha pure trovati. Bastardo, lo so che mi stai sentendo. Allora, quindi stasera abbiamo la sua controfigura, tanto so benissimo il suo parere sull'argomento di stasera, lo potrei dire io stesso e lo farò. Quindi stasera parliamo dei fucili a ripetizione austriaci del 1900, anzi partiamo dal 1800 e arriviamo al 1900. Facciamo come al solito una piccola premessa. Negli anni 70 e 80 dell'Ottocento gli austriaci avevano in dotazione il fucile Werdel, è un fucile a blocco, quindi tipo, come si dice, della stessa filosofia del Martinieri e del Rolling Block, quindi, o del Trapdoor, quindi fucili intrinsecamente colpo singolo, nascevano a colpo singolo e non potevano essere modificati. Quando i prussiani, anzi l'impero tedesco, che era diventato impero tedesco, nel 1884 adottarono il fucile modello 7184 della Mauser, quindi un fucile a ripetizione con caricatore tubolare, gli austriaci decisero di rispondere, quindi non potendo modificare in nessun modo la filosofia dietro al loro Werdel modello 1873, e dovettero fare un fucile completamente nuovo, esattamente come si ritrovarono a dover fare gli inglesi con il sistema Lee, con Lee Metford, e quindi ne uscirono fuori con questo qua, il Mannlicher modello 1886, anzi 1885, perché il primo modello che inventò il signor barone Ferdinand von Mannlicher era il modello 1885, era abbastanza simile a questo, differiva in giusto 2 o 3 dettagli. Utilizzava un otturatore a trazione rettilinea, quindi cosa vuol dire? Che invece che i soliti otturatori che siamo abituati a vedere, che vanno ruotati, quindi girevole e scorrevole, sto qua avanti e indietro, straight pull in inglese, o all'italiano otturatore a trazione rettilinea. Iniziarono col modello 1885, che fu il modello sperimentale. Il modello 1885 era pressoché uguale a questo qua, cambiava leggermente la forma del serbatoio e per la prima volta utilizzava un pacchetto utilizzava un pacchetto di alimentazione alla lastrina integrale, questo qua. Il calibro restava l'11 Werdel, quindi l'11x58 a polvere nera, e la lastrina era leggermente diversa da questa, era un pochino più complessa, veniva infilata integralmente dentro al caricatore, e nel modello 1885, quando veniva espulso l'ultimo bossolo, la lastrina pling, veniva fiondata fuori dal serbatoio, come nell'M1 Garand, che fu, come va detto, l'ultimo fucile con sistema Mannlicher a lastrina integrale. Allora, qua intanto eiettiamo la lastrina. E cosa si può dire di questo modello? Il modello 1885 fu un modello di transizione, fu, diciamo, sperimentale, fece giusto vedere quello che poteva essere migliorato, ovvero il sistema di alimentazione con l'espulsione della lastrina fu considerato troppo complesso, e venne preferito fare nel 1886 la versione migliorata, semplicemente un foro qua sotto, che quando veniva camerato l'ultimo colpo la lastrina cadeva attraverso, quindi si semplificava notevolmente l'azione e la meccanica. Cosa si può dire di questo fucile? Si può dire che il modello 1886 fu il fucile più evoluto del mondo per circa 3 mesi, perché poi nel 1886, come tutti sapete, i francesi introdussero il Lebel a polvere in fume. Si può dire tante cose del Lebel, l'abbiamo già detto in altre occasioni, lo ribadiamo. L'unica cosa che rendeva il Lebel superiore al 1886 austriaco era il propellente della cartuccia.
perché il sistema Mannlicher era, a ragione, estremamente superiore al caricatore tubolare dell'Ebel, che di fatto lo rendeva intrinsecamente un fucile a colpo singolo con possibilità di caricatore in riserva. Questo era un fucile a ripetizione in tutto e per tutto, perché i soldati ricevevano già nelle giberne, nei pacchetti, le cartucce già nelle lastrine, e loro utilizzavano il fucile in qualsiasi occasione come un vero e proprio fucile a ripetizione, quindi decisamente superiore come concezione all'Ebel francese, tanto che agli austriaci, per rispondere a questa, diciamo, sfida francese, agli austriaci fu sufficiente modificare leggermente il modello 1886, fornendolo di una canna in 8 mm, cambiando calibro, adottando un calibro a polvere in fume, l'8x50R appunto, e per ottenere un fucile del tutto superiore all'Ebel. I francesi si resero conto di questo passo falso ben in fretta e iniziarono a sviluppare anche loro un fucile con lastrina integrale, che fu il Berthier, che si vide durante la prima guerra mondiale, accanto all'Ebel. Per quanto riguarda gli austriaci, si accorsero che con l'adozione della polvere in fume il sistema del Mannlicher 1886, che adesso vediamo, l'otturatore, vedete che è un otturatore a blocco, gli inglesi lo chiamano wedge locking, perché praticamente è un sistema che consente di arretrare l'otturatore, e quando l'otturatore viene chiuso, automaticamente fa incastrare questo cuneo in un recesso nella scatola di culatta, che è di fatto la sua chiusura. Quindi vedete che è un sistema molto robusto, contrariamente a quanto si scrive che fu abbandonato perché era fragile. No, non era fragile, era un sistema molto robusto. L'unico problema è che, come vedete, è una chiusura arretrata e non simmetrica. È una chiusura asimmetrica perché fa sì che durante lo sparo l'otturatore possa flettere. Questo portava a dei problemi di precisione o di deviazione della palla. Questo qua diciamo è il 1886. Altre cose interessanti di questo fucile, prima di passare, diciamo, alla sua evoluzione, sono quelle ciapinate divertenti che a me piacciono tantissimo. Questo qua potete vedere è l'alzo per le lunghe distanze. Se vedete qua l'alzo, se lo faremo vedere nel dettaglio, ha due scale graduate, una a sinistra per il tiro diretto, quindi dove si mirava sulla sua tacca al mirino, e quella di destra, la scala graduata di destra, che va da 1600 Schritt a 2300 Schritt, che sono la misura. L'impero austro-ungarico non ha mai adottato il sistema metrico, e quindi le misure erano in Schritt, che grosso modo è una yarda, quindi 2300 Schritt sono 2 km grosso modo. E questa apertura laterale andava a collimarsi con questa tacca posizionata sulla fascetta. Quindi, diciamo, questo serviva per fare un tiro indiretto. Era un concetto interessante, ma che è arrivato quasi contemporaneamente alla mitragliatrice di Maxim. Quando il signor Maxim iniziò a distribuire la sua mitragliatrice, si vide che la mitragliatrice di Maxim poteva tranquillamente fare il lavoro di un'intera compagnia di fucilieri che sparava in modo indiretto in salva per battere un'area. Ok, non dilunghiamoci troppo e passiamo al fatto che questo fucile, come dicevamo prima, a causa della sua chiusura considerata non fenomenale, insomma migliorabile, si passò nel 1890, perché la prima a montare questo tipo di otturatore fu la carabina modello 1890, si passò alla chiusura di secondo tipo. Quindi, quando gli austriaci si accorsero che questo fucile qua era migliorabile, ne uscirono con questo qua, ovvero il modello 1895.
Il modello 1895 utilizzava un otturatore molto più semplificato, molto più alleggerito, perché il blocco azione di un 1886 è veramente pesante. Quello di un 1895 probabilmente pesa la metà. Utilizza una testina rotante che viene attivata in maniera analoga, ma invece che incunearsi va a ruota e si incastra nei recessi in posizione avanzata, quindi come un Lebel, come un Mauser. Semplicemente, invece che essere governata da un otturatore girevole o scorrevole, anche qui vediamo che è governata da un otturatore rettilineo. Cosa si può dire di questo fucile? A parte che nasce attorno alla munizione 8x50R, e questo fucile vediamo che mantiene comunque una lunghezza importante, perché è appena, penso, 2 dita più corto del 1886. La differenza di peso è notevole, perché questo qua pesa almeno mezzo chilo in meno, almeno. E possiamo vedere che mantiene il caratteristico perno per il fascio d'armi rispetto al 1886, che ce l'ha in posizione sotto, lo vediamo che qui ce l'ha sotto la canna. Questo qua, il 1895, ce l'ha sul fianco della canna. Questo qua è quello che i nostri bisnonni chiamavano tapum perché per quale motivo? Loro sentivano prima il colpo impattare sulla terra della trincea e poi sentivano in un secondo momento il rumore dello sparo, per questo lo chiamavano. È una cosa che un rumore tipico di ogni fucile, però loro si trovavano di fronte a questi e quindi questi diventarono i tapum per i nostri bisnonni. E vediamo che ha perso tutte le minchiatine tipo alzo e lunghe distanze, non ce l'ha più, ha un semplice alzo ribaltabile con alzo 0 a 250 Schritt, e in posizione ribaltata va da 600 Schritt, anzi lo 0 è 300, infatti è segnato qua, e va da 600 Schritt fino alla posizione più elevata, che è 2600 Schritt. Ricordiamo, lo Schritt sono circa una yarda, quindi 2600 Schritt sono grosso modo 2,4 km, 2,5 km. Cosa possiamo dire di questi fucili? Questo in particolare è un fucile S, quindi praticamente nasce nell'ultimo calibro che ottennero questi fucili, perché negli anni 30, dopo la prima guerra mondiale, sia l'Austria che l'Ungheria, divenute ormai 2 entità diverse ma che per vari motivi continuavano un po' a scambiarsi informazioni di carattere militare, arrivarono a creare l'ultimo calibro per queste armi, che era l'8x56. Dopo vedremo nel dettaglio i calibri, perché chiaramente meritano un discorso, diciamo un trattamento un po' più approfondito. Insomma, sentiamo il parere di Max. Max, cosa ne pensi del sistema Mannlicher? Il sistema Mannlicher è una merda, devo comprare delle lastrine per far funzionare i fucili. Ok, va bene, Max. A questo punto facciamo vedere l'evoluzione del calibro. L'evoluzione del calibro. Il calibro austriaco nasce con l'11 Verdel. L'11 Verdel nella variante 1886, è proprio specifica, nata per questo fucile, con una carica leggermente più incattivita, era un calibro a polvere nera, aveva una palla di circa 385 grani incartata, veniva incartata in modo da poter mantenere delle velocità molto più elevate e non impiombare la canna. Era propulsa da circa 77-78 grani di polvere nera di grossa granatura, e veniva, insomma, tutto sto cartuccione, tutto sto popò di impianto per sparare una palla a una velocità
a dire la verità era buona per il tempo della polvere nera, però siamo sui 1500, 1400, 1500 piedi al secondo, quindi siamo grosso modo 450 metri al secondo, quindi una velocità tutto fuorché esagerata. Non era certo una velocità smodata, ma insomma per l'epoca era comunque una cartuccia abbastanza potente. E ovviamente quando arrivò la polvere del signor Viel divenne una cartuccia obsoleta. Quindi gli austriaci cosa fecero? Inventarono l'8x50R. L'8x50R a modo suo era chiaramente sebbene più innovativa di questa, era ancora una cartuccia di quelle infumi, si può dire, del primo tipo. Quindi abbiamo un bossolo di dimensioni medie, quindi diciamo che con una capienza di circa 40 grani di polvere, che spinge una palla enorme, una palla blindata di profilo tondeggiante, del diametro di 323 millesimi di pollice, quindi è un 8 in tutto e per tutto, però è una palla pesantissima, sono 250 grani, insomma una palla importante, leggermente sottocalibrata in modo che quando diciamo al momento dello sparo la palla, piantandosi sulle creste delle rigature, diciamo sui pieni di rigatura, per effetto della compressione gonfiava leggermente la parte posteriore e impegnava la rigatura il più possibile. Diciamo, quasi tutte le palle diciamo, le prime munizioni in fumi funzionavano con questo principio, inclusa la nostra del Carcano. Quando poi dopo la prima guerra mondiale, chiaramente si volle un po' migliorare questo calibro per potenziare al massimo le capacità balistiche, fu creato l'8x56. L'8x56 praticamente riutilizzava del tutto il fondello, quindi il fondello era uguale per poter agire in maniera, diciamo, per poter diciamo, usare gli stessi fucili facendo le minime modifiche. Quindi diciamo, il bossolo veniva allungato per massimizzare la capienza della polvere e la palla prese il profilo Spitzer. Prendendo il profilo Spitzer chiaramente dovette anche cambiare il diametro, perché cosa si fece? Si fece in modo che diciamo, si andò a fresare il cono di forzamento della canna in modo da poter camerare pallottole del diametro esatto dei vuoti di rigatura, che in questi fucili era circa 330. Stiamo parlando degli stessi fucili, perché modificarono la modifica S, non avevano canne nuove, avevano le stesse canne della prima guerra mondiale che venivano alesate, modificate in modo da camerare la nuova munizione e usando palle a fondo di rigatura, tant'è che per noi ricaricatori moderni con qualche accorgimento è possibile caricare le palle 330 o 329 dell'8x56 anche nell'8x50, visto che l'8x50 purtroppo è un calibro che difficilmente è riproducibile, a livello di ricarica, vi dico, è più semplice paradossalmente rifare queste munizioni qua, che io ricarico per il mio 1886, che l'8x50 austriaco. Mancano i dice, cioè insomma è una discreta sfida di ricarica, bisogna, per farlo senza svenarsi, senza dover comprare dice dal costo astronomico, bisogna arrangiarsi un po', magari un domani lo faremo vedere, appena troveremo un fucile in 8x50. L'8x56 invece è tutto un altro discorso, perché intanto si possono trovare cartucce commerciali della Partizan, che sono anche valide, e a quel punto lì, a livello di ricarica, i dice li fa anche la Lee, si trovano i dice della Lee, le palle le vende anche le palle sfuse la Partizan, insomma, quindi è un calibro del tutto riproducibile l'8x56. E in più diciamo, è più facile trovare fucili in buone condizioni. Quasi tutti gli 8x50 che si trovano in giro hanno canne molto fruste, anche perché gli austriaci nella prima guerra mondiale usavano polveri orribili con inneschi corrosivissimi e le canne spesso e volentieri rimanevano bruciate.
le canne che erano, diciamo, rimaste in buone condizioni furono quasi tutte convertite in 8x56. Quindi un domani magari vedremo di fare anche un video di ricarica, perché vedo che comunque sono armi che un po' per la loro storia, che visto che ce le trovammo contro noi italiani, sono armi molto affascinanti, gli Steyr 95. In tanti vorrebbero cimentarsi, ma purtroppo capisco che è un brutto, insomma, non è il calibro più semplice del mondo. Ok, Max, cosa vogliamo dire a riguardo? Basta, sono rotti i coglioni, voglio andare a casa a fumarmi la paglia. Va bene, Max, ok. Va bene, direi che abbiamo detto tutto. Che dire? Fateci sapere qualcosa nei commenti, mettete il like alla pagina e seguiteci per altre informazioni e altri video. A presto!